Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Emmarin Pharma Group SRL. Ultimo aggiornamento. 8 novembre 2021. Cos'è Emmarin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Emmarin durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Emmarin? Emmarin è un farmaco a base del principio attivo mometasone furoato, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico corticosteroidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Pharma Group SRL. Emmarin può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Emmarin 50 mcg erogazione spray nasale, sospensione 1 flacone 18 g/140 erogazioni con pompa dosatrice. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pharma Group SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: mometasone furoato. Gruppo terapeutico: corticosteroidi. Forma farmaceutica: spray. Indicazioni. Emmarin è indicato nei pazienti adulti e nei bambini dai 3 anni in su per il trattamento sintomatico dell'allergia stagionale o della rinite perenne. Emmarin è indicato nel trattamento dei polipi nasali in pazienti dai 18 anni di età in su. Posologia. Dopo il caricamento iniziale del dispositivo erogatore di Emmarin spray nasale, ogni erogazione rilascia circa 100 mg di sospensione contenente mometasone furoato monoidrato, equivalente a 50 microgrammi di mometasone furoato. Posologia. Allergia stagionale o rinite perenne. Adulti, inclusi pazienti anziani, e bambini dai 12 anni di età. La dose solitamente raccomandata a 2 erogazioni, 50 microgrammi barra erogazione, in ciascuna narice una volta al giorno, dose totale 200 microgrammi. Una volta che i sintomi sono sotto controllo, ridurre la dose di mantenimento a una singola erogazione per narice, dose totale 100 microgrammi, può essere sufficiente a garantirne l'efficacia. Se i sintomi non sono adeguatamente controllati, la dose può essere aumentata a una dose massima giornaliera di 4 erogazioni per narice una volta al giorno, dose totale 400 microgrammi. Si raccomanda una diminuzione della dose erogata una volta che i sintomi sono sotto controllo. Bambini tra 3 e 11 anni di età. La dose solitamente raccomandata di una erogazione, 50 microgrammi barra erogazione, per narice una volta al giorno, dose totale 100 microgrammi. Emmarin ha dimostrato una comparsa di significativi effetti clinicamente rilevanti entro le 12 ore dalla somministrazione della prima dose, in pazienti affetti da rinite allergica stagionale. Tuttavia, un effettivo beneficio del trattamento può essere riscontrato non prima di 48 ore. Per tale motivo il paziente deve continuare l'uso regolarmente per ottenere un completo beneficio terapeutico. In pazienti con anamnesi di sintomi di rinite allergica stagionale di grado moderato o severo, il trattamento con Emmarin può iniziare alcuni giorni prima dell'inizio previsto della stagione dei pollini. Poliposi nasale. La dose iniziale comunemente raccomandata in caso di poliposi è di 2 erogazioni, 50 microgrammi barra erogazione, per narice una volta al giorno, dose totale giornaliera 200 microgrammi. Nel caso in cui, dopo 5-6 settimane i sintomi non sono adeguatamente controllati, la dose può essere aumentata fino ad una dose giornaliera di 2 erogazioni per narici 2 volte al giorno, dose totale 400 microgrammi. La dose deve essere titolata alla dose più bassa efficace nel mantenere il controllo dei sintomi. Se non si osserva alcun miglioramento dopo 5-6 settimane di somministrazione 2 volte al giorno, il paziente deve essere rivalutato e la strategia di trattamento riconsiderata. Gli studi di efficacia e di sicurezza su Emmarin nel trattamento di poliposi nasale hanno avuto una durata di 4 mesi. Popolazione pediatrica, rinite allergica stagionale e rinite perenne. La sicurezza e l'efficacia di Emmarin nei bambini al di sotto dei 3 anni di età non sono state stabilite. Polipi nasali. La sicurezza e l'efficacia di Emmarin nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età non sono state stabilite. Modo di somministrazione. Prima dell'assunzione della prima dose, agitare bene il contenitore ed azionare la pompa erogatrice per 10 volte, fino ad ottenere uno spruzzo uniforme. Nel caso di inutilizzo del dispositivo per oltre 14 giorni, riavviare il dispositivo prima dell'uso successivo azionandolo per 2 volte, fino ad ottenere la fuoriuscita uniforme dello spruzzo. Agitare bene il contenitore prima di ciascun utilizzo.
Il flacone deve essere gettato via dopo il numero di erogazioni indicate in etichetta o entro 2 mesi dal primo utilizzo. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, mometasone furoato, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Imarin non deve essere usato in presenza di infezioni localizzate non trattate che interessano la mucosa nasale, come l'herpes simplex. A causa degli effetti inibitori dei corticosteroidi sul processo rigenerativo delle ferite, i pazienti che recentemente hanno subito chirurgia o trauma nasale non devono utilizzare un corticosteroide nasale finché copyright non sia avvenuta la completa guarigione. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: immunosoppressione. Imarin deve essere utilizzato con cautela, o addirittura non usato, in pazienti con infezioni tubercolari attive o quiescenti del tratto respiratorio o nel caso di infezioni fungine, batteriche, infezione virale. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione per l'uso sistemico di corticosteroidi. Vedere paragrafo 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. È stato condotto uno studio clinico di interazione con loratadina. Non sono state osservate interazioni. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Imarin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Imarin durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati o ci sono dati limitati sull'uso di mometasone furoato nelle donne in gravidanza. Studi negli animali hanno mostrato tossicità riproduttiva. Vedere paragrafo 5.3. Come per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non noti. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. L'epistassia è stata in genere autolimitante e di gravità lieve e si è verificata con un'incidenza superiore rispetto al placebo, 5%, ma ad un'incidenza comparabile. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. L'inalazione o la somministrazione orale di dosi eccessive di corticosteroidi può portare a soppressione della funzione dell'asse HPA. Gestione. Poiché ha copyright la biodisponibilità sistemica di Imarin a 1%, è improbabile che episodi di sovradosaggio richiedano altra terapia oltre all'osservazione del paziente e successivo inizio della terapia con il dosaggio appropriato prescritto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Decongestionanti ed altre preparazioni nasali per uso topico a eurocorticosteroidi, codice ATC R0109. Meccanismo d'azione. Il mometasone furoato ha un glucocorticoide ad indicazione topica con proprietà antinfiammatorie, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Il mometasone furoato, somministrato come spray nasale acquoso, ha una biodisponibilità sistemica dell'1% nel plasma, utilizzando un saggio sensibile con limite più basso di quantificazione pari a 0,25 pg/ml. Dati preclinici di sicurezza. Non ha stato dimostrato alcun effetto tossicologico legato unicamente all'esposizione a mometasone furoato. Tutti gli effetti osservati sono tipici di questa classe di composti e sono correlati ad effetti farmacologici. Elenco degli eccipienti: benzalconio cloruro soluzione, glicerolo, polisorbato 80, cellulosa microcristallina e carmellosa sodica, acido citrico monoidrato, sodio citrato, acqua depurata. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.